I Network Performing Art sono nati ormai da più di 20 anni, il primo è stato nell'anno 2000. Sono nati da un episodio successo durante una pausa caffè di un workshop tecnico in cui un tecnico audio con un cavo audio in mano disse a un tecnico di rete dicendo questo è un cavo audio, e il tecnico di rete gli rispose non ne ho idea di che cosa sia e cosa serva, ma questo è un cavo di rete, e quell'altro gli rispose neanche io ho idea di che cosa serva questa cosa. Col che si capì che, pur essendo due persone tecnologicamente preparate, parlavano due lingue diverse, non si capivano e quando avrebbero dovuto lavorare insieme non sarebbe stato possibile. Da cui l'idea di portare insieme chi si occupava di arti performative, l'ingegnere del suono, e chi si occupava di reti, il network engineer, e fare in modo che formassimo una comunità dove le due cose riuscissero a venire condivise e l'utente potesse utilizzare al massimo quello che il tecnico di rete poteva fornirgli e viceversa il tecnico di rete capisse che cosa serviva a un utente così particolare per poterglielo dare. La cosa ha funzionato e sta andando avanti ancora benissimo. Una delle cose fondamentali che ai Network Performing Art facciamo sempre è una sessione in cui si spiegano le tecnologie disponibili alle persone che fanno arti performative, da cui lui possono ispirarsi, creare nuove idee e sapere come utilizzarle, e viceversa una sessione in cui chi fa arti performative esprime i propri progetti creativi, le proprie idee, quello che vorrebbe fare, i propri sogni, e chi si occupa di reti e tecnologie audio e video, perché essenzialmente questi sono i due campi in cui lavoriamo, cercano di fare in modo che queste cose siano possibili e realizzabili. Un esempio molto famoso sono stati due casi tipici, uno per la danza, uno per la musica. Per la danza era necessario soprattutto privilegiare l'immagine. Bisognava quindi riuscire ad avere una grossa quantità di telecamere in alta definizione con diverse angolazioni, schermi grandi. Il ballerino non deve sembrare piccolo, deve essere grande a grandezza naturale quando è sullo schermo perché non è presente sul palcoscenico. E c'erano una serie di tecnologie che tra l'altro hanno un nome che dice esattamente da dove vengano, si chiama Ultra Grid, serviva per fare la griglia video dei canali televisivi, niente di più e niente di meno, che potevano andare bene, sono state adattate alla tipologia del teatro performativo danza e adesso Ultra Grid è il cavallo di battaglia con cui si fa danza a distanza in tutto il mondo. L'altra cosa fondamentale era quando bisognava suonare insieme, serviva l'ola. A differenza del video, in questo caso la cosa importante era l'audio e soprattutto era importante che non ci fosse ritardo nell'audio e nemmeno nel video, e venne creato un sistema che aveva un video velocissimo e un audio velocissimo in maniera tale che poi chi fa musica riesce a suonare insieme. Oltretutto la musica non è certamente un MP3 che si ascolta su un telefonino, quindi sono state aggiunte caratteristiche tipo multicanali audio, campionamento audio ad alta definizione a 48 kHz e così via, come se si fosse in uno studio di registrazione dove si producono per esempio compact disc o comunque registrazioni musicali di alta qualità. Le due comunità si vedono continuamente online, perché oramai c'è un gruppo di persone che si conoscono molto bene da tantissimi anni, che lavorano continuamente facendo incontri, scambiandosi comunicazioni e così via, ma una volta all'anno si riuniscono tutti assieme in quello che è il Network Performing Art Production Workshop, che è una riunione non numerosissima, perché volontariamente cerchiamo di non andare mai oltre i 50-60 presenti, anche perché è veramente un workshop. Workshop vuol dire officina, cioè è un laboratorio dove le persone devono avere tempo per pensare, discutere, provare, inventare e creare cose nuove, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista artistico. Essere più di 50 significa che diventiamo una conferenza in cui c'è chi parla e gli altri ascoltano. Un workshop invece tutti riescono a parlare e hanno il tempo di dire quello che pensano. Viene organizzato alternativamente tra Stati Uniti d'America e Europa, questo anno ci capiterà in Europa, e serve soprattutto a portare insieme non solo la comunità che oramai si conosce e che è partita, che fa addirittura produzioni artistiche basate sulla rete, ma ogni anno tiriamo dentro almeno una buona percentuale di novizi, persone che si affacciano per la prima volta all'utilizzo della tecnologia e delle reti per fare arti performative, incontrano altri loro colleghi che parlano comunque la loro stessa lingua, che stanno parlando di produzione artistica, ma incontrano anche quei tecnici di rete che
sono lì per aiutarli, o quei tecnici audio-video che sono lì per sviluppargli qualcosa. Anche nel campo di rete cerchiamo di portare dentro ogni volta un gruppo di persone diverse, ancora non iniziate a questo tipo di attività, in maniera tale che gli facciamo capire davvero quali sono quelle differenze spesso non così evidenti, ma fondamentali, che per un ingegnere di rete vanno conosciute nei minimi dettagli, perché non è detto che una rete che va bene per fare una performance musicale è la stessa rete che va bene per fare un mega file transfer di dati scientifici, anzi spesso sono completamente diverse. Una delle contaminazioni che ha funzionato ancora di più per la parte rete, per il Network Performing Art, ci siamo resi conto, noi che ci occupiamo di reti, che per esempio ci sono alcuni parametri che non avevamo mai tenuto sotto controllo molto bene nelle reti, come la latenza, il jitter, che è la variazione nella latenza nel tempo e così via, e soprattutto la stabilità nella trasmissione dei pacchetti di dati. Sono elementi che abbiamo sempre ignorato perché non sono fondamentali, per esempio, per fare un file transfer, ma sono assolutamente quintessenziali, se possiamo dirlo così, per riuscire a fare una arte performativa online, perché se non ci sono non funziona niente. Abbiamo contaminato talmente tanto che chi si occupa di reti, per esempio chi si occupa del backbone europeo, Giant, sta mettendo su un servizio che fa esattamente il monitoring di questi elementi per essere sicuri che sono sotto controllo ogni istante. La motivazione non è semplicemente perché esiste una comunità, ma perché questa comunità oramai è talmente estesa che sono uno dei più grossi utenti della rete. Oltretutto è uno dei più grossi utenti della rete con le esigenze maggiori, perché uno pensa, ah sì, devo trasferire i dati degli esperimenti scientifici del CERN al mio data center per fare l'elaborazione, ma se uno calcola quanti dati vengono trasferiti quando uno fa un flusso audio-video a 4K per 2 ore, il numero di dati e di bit e di byte che passano è ben più grande. La differenza è che quelli stanno su un file e questi spariscono perché sono volatili, sono video, ma i dati sono gli stessi, anzi forse di più. GAR è stata la prima rete in Europa che si è resa conto che c'era questa esigenza, ed infatti GAR è stata la prima rete in Europa a portare il Network Performing Arts in Europa, perché avevamo capito che avevamo tanti utenti. Noi da sempre non ci limitiamo alla comunità scientifica in senso stretto, tra virgolette, ma cerchiamo di collegare beni culturali, conservatori, accademie d'arte e così via. Quindi siamo stati tra i primi a cominciare a parlare con loro e ad ascoltarli. Il contributo fondamentale che abbiamo dato è abbiamo collaborato con un conservatorio, quello di Trieste, per creare l'OLA, che è il sistema che poi adesso usano tutti per fare musica a distanza. Diamo anche oltretutto altri contributi, perché comunque ci occupiamo di rete, e il sistema che ho menzionato prima, monitoring della latenza del jitter sui backbone, è capitanato nel gruppo di lavoro dentro Geant dal GAR. Siamo noi che l'abbiamo sviluppato come software e siamo noi che probabilmente lo gestiremo come servizio nel futuro per tutta Europa. Le performing arts, come tutte le varie discipline, sono comunque un ambiente abbastanza autoreferenziale e chiuso. Se gli arriva qualcuno che proviene da un'altra disciplina, o è un estraneo, o non ha i contatti giusti, o semplicemente non viene ascoltato perché parla una lingua diversa e non viene capito. Quindi la difficoltà più grande è riuscire a parlare con una comunità, come quella delle performing arts, con la loro stessa lingua. Quello che noi facciamo per superare questo problema è, oramai abbiamo dei champion, delle persone che fanno parte di questa comunità, che parlano con noi, che hanno capito come funziona, e li utilizziamo come agente segreto, testa di ponte, per parlare al resto dei loro colleghi. Se io, che sono una persona che si occupa di rete, mi metto a parlare con un musicista, normalmente il musicista non si fida di me, perché dice che faccio qualcos'altro, oppure non mi ascolta semplicemente. Se un suo collega gli dice, ma lo sai che si può fare questo, io ho provato, mi sono divertito, casomai gli racconta la parte tecnologica completamente sbagliata, ma gli fa vedere a cosa serve e come funziona, il collega capisce, si fida e ci prova anche lui. Il passaparola è il nostro cavallo di Troia per riuscire a entrare dentro. Ovviamente dobbiamo avere il primo che riusciamo a convincere e poi la diffusione andrà avanti da sola. Abbiamo anche la fortuna che abbiamo molte persone nel campo che hanno due anime, che hanno sia un'educazione tecnologica e scientifica che un'educazione artistica e musicale.
Io per esempio faccio anche il pianista, quindi quando parlo con un musicista riesco a parlare la sua lingua. Abbiamo un collega, Alex Barchesi per esempio, che si occupa di teatro e quando lui parla di danza o di teatro con qualcuno sa parlargli la stessa lingua. Quindi abbiamo questa grossa fortuna che ci ha aiutato parecchio. Quando questa non c'è è più difficile all'inizio. La prossima sfida è fare in modo che chi si occupa di arti performative venga considerato dal punto di vista tecnologico degno di attenzione. È quello di cui ci siamo accorti collegando per esempio l'anno scorso quasi tutti i conservatori. Noi li colleghiamo, gli diamo la possibilità tecnica di avere una rete ad altissime prestazioni ed efficienze, gli diamo gli strumenti audio-video per fare quello che gli serve, ma poi loro non hanno la figura tecnica rappresentativa dalla loro parte, non perché non la vogliono avere, ma perché non la possono avere, perché esiste ancora il concetto che per esempio un conservatorio di musica non può assumere una persona responsabile di rete, non è previsto e questo è un problema molto grosso che non c'è solo in Italia, c'è in tutto il mondo. Dal punto di vista, chiamiamolo gestionale amministrativo, esistono ancora dei compartimenti stagni che dal punto di vista pratico abbiamo superato, perché li colleghiamo, ma dal punto di vista amministrativo no. Dire a un conservatorio hai bisogno di un tecnico di rete, quello che noi chiamiamo l'Access Port Manager, l'APM, loro non lo possono avere. Cosa fanno? Riciclano qualcuno che comunque si occupa già di tecnologie, perché loro possono avere per esempio un ingegnere audio, e cercano di fargli fare anche l'esperto di rete. È un palliativo, però è l'unica soluzione che possiamo fare ancora adesso. La sfida è convincere chi si occupa di educazione che l'educazione non è più fatta a settori stagni, ma è contaminata uno con l'altro. La tecnologia c'è quasi dappertutto e quello che le performing art fanno entra anche nella tecnologia. Quando ci riusciremo saremo molto contenti.